Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la YZR Yamaha, conosciuta meglio da tutti come la M1, un modello in scala 1:4 edizione De Agostini, uscita numero 62 delle 91 uscite previste. Vi chiedo scusa per la voce, ma purtroppo questa è. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. In questo numero, dove troviamo la centralina del sistema frenante, plastica, tutto quello che vedete, a parte i due tubicini che sono in gomma, è in plastica. La centralina delle sonde lambda, la centralina così chiamata rossa, i due tubicini e i due connettori. Ecco, dicevo, a parte tutto quello che avete visto, l'unica cosa che andremo ad utilizzare in questo montaggio è questa, la centralina delle sonde lambda. Quindi vado a riporre questi in un contenitore sicuro, in questo caso lo stesso sacchetto va benissimo. Poi vi devo attenzionare in questo video perché c'è veramente da assemblare dei tubi e non è semplice, però il montaggio devo dire che è spiegato in maniera idilliaca, non vi potete sbagliare. Andremo a collegare 7 tubi. Alla fine guardate bene questa centralina delle sonde lambda, alla fine vi rimarranno scoperti questi due perni, mentre invece quelli che indico adesso saranno tutti quelli che andremo ad utilizzare, dove andremo a inserire i tubi. Sette. Andiamo adesso quindi a identificare i 7 tubi. I 7 tubi sono quelli delle sonde lambda, non solo quelli ovviamente, ne abbiamo 4 delle sonde lambda, 2 di qua e 2 di là. E adesso loro ci dicono sonda lambda bassa, sonda lambda alta. Bene, semplicissimo, per bassa si intende proprio, nel vero senso della parola, quella bassa rispetto a questa che è la alta. Ok? Ricordatevi questo, quindi io quando vi dirò sonda bassa è questa, che è più bassa di questa che è più alta. Semplicissimo. Quindi vado intanto a prendere tutto quello che devo collegare, in questo caso questo è il tubicino della sonda bassa, ma non importa qual è adesso, e vado ad allargarmelo con la punta dello stuzzicadenti. Fatelo perché vi serve. Ne ho preso 7 punte di stuzzicadenti, ecco qui, e adesso vado ad allargarmi tutti i tubi che dovrò collegare. Qua ho preso le 2 sonde lambda di destra, in più devo andare a prendere questi. Vi faccio vedere questi qui. Quindi faccio la stessa cosa, prendo questo e metto la punta dello stuzzicadenti e farò così con tutti gli altri. Non è un montaggio semplice, ve lo dico, ma dovrete assolutamente, come vi dico dall'inizio della collezione, incollarvi i tubi. Vedete? Qui ne abbiamo messi 4, dove vedete la punta dello stuzzicadenti, 4. Adesso andiamo a prenderne 3 da quest'altra parte.
Quindi andiamo a prendere una delle sonde lambda, eccola qui. L'altra è qui. Adesso c'è poco da vedere, come vi ho spiegato dovete andare a prendere le due sonde lambda anche di qua, quindi le trovate cercandovele, e poi questo tubo qui che parte da qui. Ve l'ho detto che non è un montaggio facile, forse è il più complesso di tutto il modello, però si fa. Come potete vedere abbiamo 3 stuzzicadenti di qua, 3 punte di stuzzicadenti, e 4 le abbiamo da quest'altra parte. Come vi ho detto sono 7 i tubi che dovremo andare a inserire. Bene, adesso guardate, loro ci dicono di andare ad inserire questo. Vedete che abbiamo i due fori qui con i perni e qui abbiamo i due perni. Uno è qui e uno è qui. Possiamo o metterlo direttamente come ci dicono loro, oppure possiamo già metterci della colla e lavorare un po' meglio e poi andarlo a mettere dopo, prima di andare a mettere quelli più corti, che poi altrimenti facciamo fatica ad andarli a inserire dentro i perni dedicati perché non riusciamo più a lavorare. Allora facciamo così: io mi sono già preparato il mio epossidico bicomponente, ecco qui, perfetto. Adesso guardate, nello schema qui avete tutto, avete tutto, però se io vi faccio vedere lo schema e vi spiego faccio veramente un macello, non riesco a dirvi proprio tutto così. Allora guardate, la prima cosa che vado a fare, prendo questo così com'è e mi dice di andare a inserire questo, guardate, questo e questo qua, il più basso, il tubo più basso. Attacco prima questo e successivamente vado a mettere quello più alto. E dove lo attacco, quello più basso lo devo andare a mettere qua. Quello più alto lo vado a mettere qua. Quindi mi levo il primo stuzzicadenti, bagno il tubo un po' qui, così, e vado a inserirmi questo nel primo perno. Vedete quanto vi aiuta, non ve ne rendete neanche conto averlo allargato prima con lo stuzzicadenti. Adesso vi faccio vedere. Qui abbiamo attaccato, sarà molto lungo questo video ma voglio spiegarvelo bene. Qui vedete abbiamo attaccato questo basso.
Adesso attacchiamo quello alto. Quindi prendo anche questo, così. Questo è il più fetente perché è quello più corto. Aspettate ragazzi, perché io poi vi faccio vedere tutto, ma devo lavorare bene, altrimenti se inquadro e faccio questo non ce la faccio. Bene, guardate. Adesso ho attaccato questo. Ok? Bene. Adesso dobbiamo fare le due sonde. Vi ricordate cosa vi ho detto? Sonda alta, sonda bassa. Bene. A questo punto prendo prima la sonda alta. Questa qui. La sonda alta la devo mettere qui. Vi faccio subito vedere. L'ho messa a secco, così poi metto la colla. Qua. E poi la sonda bassa automaticamente la vado a mettere qui. Automaticamente no, però insomma devo metterla lì. Così. Prendo quindi la sonda bassa, anzi no, prima di mettere questa che ci vincola poi nei movimenti, questa la lasciamo momentaneamente sospesa, che vi ricordo essere la sonda più bassa rispetto all'altra. Passiamo da questa parte. Da questa parte mi dicono, aspettate che sto guardando il disegno, perfetto, la sonda alta, vado a cercarmela, questa è quella bassa, questa è quella alta, perfetto. Questa devo andarla a mettere qui, sul primo perno. Ok? Più di così non posso spiegarvi. Un po' di colla. E inserisco. L'altra, che è la sonda bassa, la vado a mettere qui, sul fianco.
così. Infine mi rimane da attaccare questo, quello che parte da questa spina qui, ed è quello che vedete sopra che si muove. Aspettate, con lo stuzzicadenti libero, vedete? Anche questo è corto, quindi questo va fatto passare, aspettate un attimo, va fatto passare sotto le sonde. Un attimo vi faccio vedere. Vedete che qui è sopra tutti i fili? Bene, così non deve essere. Lo facciamo passare sotto tutti gli altri, perché è più corto, così lui fa meno giro e quindi automaticamente, anche se è più corto, riusciamo a inserirlo ugualmente. Ecco. No, l'ho fatto passare, ma ne ho saltato uno, devo passare anche sotto l'altra sonda. Così. Ecco. Ecco, così. Spero di riuscirvi a far vedere un attimo. Vedete? È libero sotto, prima passava di qua, non va bene, così deve passare. Stessa cosa per questa, anzi no, forse questa ce la facciamo, la possiamo lasciare così. Bene, a questo punto mi rimane da mettere questo qui in questo perno, guardate, questo, ecco, questo qui lo devo mettere in questo perno qua, che adesso vi indico. Questo sopra. Rimangono liberi, come vi ho detto già all'inizio, questi due perni qui, 1 e 2. Probabilmente attaccheremo dopo quei due tubicini, ma lo vedremo dopo. Per questo montaggio rimangono liberi questi due. Adesso vado ad attaccare questo qui. Stavo pensando se è il caso di metterlo prima e poi attaccarlo dopo. No, lo metto prima, il tubo. Stavo ragionando a voce alta se inserire prima questo nei fori oppure mettere anche quel tubo, ma metto anche quel tubo lì. Allora, ve l'avevo anticipato che non era un montaggio semplice, ma soprattutto per me che devo, oltre che montare, inquadrare e spiegare, perché una volta che sapete dove metterli è semplicissimo. Adesso questo invece è un po' un problema, andarlo a inserire piano piano, bisogna riuscirci. Quindi giro questa così, aspettate, mi aiuta se giro questa così. Sì. Oh, perfetto. È andato.
Ok, mi è rimasto solo questo. E come vedete possiamo comunque inserire poi dopo il pezzo dentro, ma abbiamo messo tutti i tubi in maniera molto più agevole, no? Adesso mi è rimasto questo, che ricordo essere quello della sonda più bassa, che va attaccato qui. Dove indico con la punta del cacciavite. E quindi vado a metterlo lì. Questo però lo metto dopo, prima mettiamo il pezzo di plastica, perché difficilmente riusciremo a inserirlo se mettiamo prima il tubo. Così. Perfetto. Adesso metto questo, che è il più, secondo me, difficile da inserire di tutti. Ci bastava soltanto 1 centimetro in più e sicuramente tutto sarebbe stato più semplice, ma noi vediamo di riuscire a inserirlo ugualmente. Vediamo. Devo vedere se ci arrivo. Altrimenti veramente diventa quasi impossibile. Io direi che non è che si arrivi lì, con questo. Eppure quello è il giusto spazio dove io devo andare a mettere la mia sonda lambda bassa. Sto riguardando ed è perfetto così. Questo va proprio inserito lì. A questo punto vediamo un po'. Non dovrebbe passare da qui. Questo tubo è veramente troppo corto. Quindi vi faccio vedere cosa faccio. Nei due tubi dell'uscita numero 61, quella che abbiamo visto prima, e che non ho montato nulla se non questo pezzo, vi è avanzato un pezzo di tubo perché va accorciato. Uno va a 4 cm e mezzo, uno a 5 cm e mezzo. Bene, guardate. Io faccio una prolunga del tubo. Prendo un qualcosa che si inserisca all'interno del tubo. Io in questo caso ho trovato questo, che è un pezzo di una fascetta. Quindi faccio così. Metto un po' di colla. E adesso vado a farmi la prolunga su quello. È troppo corto, doveva essere più lungo, ma non è un problema, vedete, si risolve tutto, figuriamoci. Vedete? Ecco. E ho fatto la prolunga al tubo. Così non se ne accorge nessuno e non vi si staccherà mai. Ok? A questo punto vado a mettermi il mio ultimo tubo in maniera comoda. Ecco qua.
Ecco, guardate, è perfetto. Abbiamo inserito tutti i tubi. Adesso fatemi vedere, perché questo montaggio dovrebbe essere terminato e lo è. Passiamo al numero 63. Numero 63. La prima metà del serbatoio. Eccola qui. La mettiamo da parte perché adesso non ci interessa e andiamo a prendere invece l'uscita numero 62. Eccola qui. Aspettate perché mi devo rifare un po' di colla che si è indurita e ci vediamo dopo. Bene, la colla è pronta. Adesso guardate, abbiamo i due tubicini. È da qui che ho preso il pezzo prima di prolunga. Prendo quello più lungo e me lo vado a inserire qui. Anche questo me lo allargo così. Mi allargo anche quello da 4,5 cm che è il più corto. L'altro è 1 centimetro più lungo, 5,5 cm che è questo. Vedete? Questo è il più corto. Così. Bene. Prendo il più lungo. Un po' di colla. E inserisco il perno della centralina rossa. Non mi piace così. Deve andare più all'interno. Lo allargo ancora un po'. Così. E questa è fatta. Andiamo a attaccare adesso il pezzo anche da quest'altra parte, uno dei due spinotti, eccolo qui. Così. Vi ricordo che questo è quello più lungo da 5,5 cm. Prendiamo quello da 4,5 cm. Attacco lo spinotto anche qui. Così. In realtà non serve allargarlo dove ci va lo spinotto, perché i perni sono veramente troppo piccoli, però invece dove ci va la centralina rossa sì. Ok, adesso prendo questo, la centralina del sistema frenante, lo metto così, ok?
e vado ad attaccare, ve lo dico subito, un attimo solo. Però attenzione, questo qui non me lo facevano attaccare ancora, questo non è un problema. Allora lo leviamo, ecco qui. Questo lo mettiamo allora dopo. Facciamo così, prendiamo questo è quello più corto, abbiamo detto, e quello più corto va inserito qui. Quello da 4,5 cm. Non serve a mettere la colla perché entra molto bene come inserimento, quindi non serve. Ce lo fanno girare da questa parte, così. Questo lo mettiamo anche così. Girato da questa parte. Bisogna fare attenzione a non danneggiare i perni, che sono molto fragili. Ecco. E anche questo montaggio è terminato. Andiamo a vedere l'ultimo. Numero 64. La seconda metà del serbatoio. Eccola qui. Vado a inserirlo, prima di farlo controllo che non ci siano imperfezioni dove ci va la battuta. Qui c'è qualcosa che non va. Bene. Con calma, altrimenti faccio danno. Inserisco tutti i punti di unione, attenzione a questo perno. Vedete che non è inserito. Se io adesso schiacciassi, lo danneggio, lo rompo. Adesso è inserito. Dovete andare a vedere all'interno dove ci sono i perni ed è lì che dovete premere. Premere qui non serve a niente, dovete premere dove ci sono i perni. Ecco fatto. Serbatoio è montato. Adesso andiamo a prendere questa e vediamo un po' cosa ci dice di fare.
Ah, ecco, infatti vedete, non va quindi messa qui. Questa non va messa qui. Allora, prendiamo questo magnifico pezzo e questo va inserito, sto guardando ragazzi un attimo, qui. Sì, va inserito qui. In questo modo, sopra la frizione. Vediamo. Adesso vi faccio vedere bene. Il punto l'ho trovato e va messo qui. Un perno va qui e l'altro va qui. La difficoltà adesso è inserirlo perché non posso premere, perché rischierei di rovinare anche i perni sopra, quindi devo fare attenzione. Che tra l'altro secondo me, come mi hanno fatto inclinare anche questi qua sopra, è sbagliato, però lo vedremo dopo, non li ho incollati, quindi va bene così. Per adesso mettiamo sto pezzo qui, questo pezzo. Ci sono i perni che sono molto grandi rispetto al foro, almeno così mi sembra. Ecco qua. Il pezzo è stato messo. Adesso mi dice di prendere la centralina, questa qui, e andarla a mettere in questa maniera con il tubo verso il basso, qui in questi due fori. Però prima di metterla mi dice anche, mi fa vedere anche dove vado a inserirle, questo tubo qua, inserirlo. Quindi prima inserirei il tubo, sicuramente, e poi metto la centralina, che vado meglio. Questo tubo dove va messo? Vediamo subito. Ecco qua ragazzi, guardate dove va inserito il tubo qui della centralina, questa estremità va inserita dove vi indico con la punta del cacciavite. Questo perno qui, quello che vedete grigio. Quindi sicuramente metto prima il tubo in gomma e poi vado ad attaccarmi la centralina, altrimenti fatico. Sicuramente di più. Quindi vado ad allargarmi questo. Provo a calzarlo a secco senza colla per vedere se mi entra. E il perno è veramente molto grande rispetto al tubo, quindi allargatelo veramente molto bene. Spingetelo dentro più che potete. Anzi, lo scaldo anche un po', altrimenti fa veramente fatica ad entrare, perché il perno è veramente troppo grande. Così. Ok? Adesso dovrebbe entrare in maniera più agevole.
un po' di colla, così. Ve l'ho detto che va allargato parecchio, Non è una buona posizione per mettere questo tubo, ma ce la facciamo. Vediamo. No, non basta ancora. Lo devo allargare ancora un po', ragazzi. Stesso sistema di prima. Con calma, non dovete avere fretta, altrimenti fate danno. Il montaggio deve essere fatto bene, altrimenti non serve a nulla. Stavo guardando sulle istruzioni che non vedo dove va messo questo. E tra l'altro, secondo me, queste spine non vanno girate da questa parte. Comunque, ma sicuramente sbagliato, queste vanno girate così, da questa. Ecco, queste vanno girate così. Però guardavo che non è specificato dove va attaccato quel tubo che ho messo. Cioè questo. Non me lo fa ancora attaccare. Però, considerando che stiamo lavorando sul sistema frenante, secondo me, però non voglio ancora attaccarlo, questo poi andrà attaccato qui, sulla pompa dei freni. Ma non voglio fare niente. Non ci viene detto ancora di farlo e quindi non farò nulla. Adesso vediamo se riesco a mettere questo, così anche questo montaggio è terminato e ci salutiamo. Fa fatica, ma già lo sapevo. Comunque ragazzi, io adesso metto la pausa, altrimenti il filmato veramente viene molto lungo e ci vediamo dopo. È stata dura, ma ce l'ho fatta. Eccolo lì. Ok? Adesso questo lo giro con la parte bassa verso il motore, qui del tubo, e lo vado ad attaccare qui. C'è proprio la forma di questa centralina sul telaio con i due fori. Ecco. Creo un po' di invito, anche se di metallo qui, basta anche un po' la vernice, levarla, per agevolare l'entrata di un perno, perché fa fatica e non voglio romperlo. Ecco qua, avete visto?
così. Guardate, il filmato è stato veramente lungo, però questo è in assoluto, a mio parere, il montaggio più complesso di tutto il modello, se volete farlo veramente bene. Ecco qui. Il montaggio è così terminato. Guardate che spettacolo. Questo poi no, aspettate, volevo fare una prova se ce la faccio. Questo poi andrà messo così e questo andrà messo così. Ecco. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Un abbraccio a tutti, un saluto anche ai vostri cari più cari e mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale, non dimenticatevi di attivare la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video che pubblicherò. Guardate nella playlist perché ci sono diversi modelli. Bene ragazzi, ci rimane solo questo tubo qui, libero, e questo spinotto. Tutto il resto è stato attaccato in maniera corretta. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!